Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi ovviamente vedremo l'ambito amore e relazioni, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione, quindi diciamo più o meno all'inizio della settimana, c'è gran fermento e movimento, soprattutto a livello di comunicazioni, telefonate, cose che ci vengono dette. Spesso gli uccelli sono una carta molto particolare da decifrare perché avendo a che fare con le comunicazioni, però con le cose molto volatili, molto veloci, quindi anche incontri, pettegolezzi, dei problemini creati anche a causa di queste situazioni molto veloci. Scusate, soprattutto nelle relazioni, nelle faccende strettamente personali, quindi un po' di agitazione, anche comunicazioni che in qualche modo possono essere utili o no, questo lo capirete perché effettivamente con la carta del quadrifoglio in realtà può esserci qualcosa di interessante. Queste possono portare, scusate, a nuove possibilità, delle sorprese, magari prendersi una soddisfazione, esserci delle ricompense, un cambiamento fortuito, anche possibilità di ottenere un ottimo risultato e un buon affare, perché questa è legata anche alle questioni di fortuna in senso generico e quindi di ottenere qualcosa anche di tangibile. Quindi direi che si conferma una settimana abbastanza movimentata, quindi qualche cambiamento che potrebbe dare una svolta, forse in una relazione nello specifico. Adesso indipendentemente dal fatto che ci sia la dama, ricordo che essendo una stesura generica può indicare una persona, quindi uomo o donna è lo stesso, una persona che comunque è di presenza, è di attenzione, di cura, quindi è vero che può svilupparsi una relazione magari sentimentale o di amicizia o qualcosa comunque di utile, forse anche soprattutto per le questioni pratiche lavorative, di sicuro c'è qualcosa di interessante e può anche fare riferimento a voi stessi, di sfoderare la vostra bravura, il vostro fascino, la vostra sensibilità, creatività per risolvere alcune questioni. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo anche un po' quelli di Cancro, quelli di Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore e coppia single, però ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche a relazioni importanti di amicizia e famiglia, quindi andiamo a vedere cosa vogliono dirvi in modo tale che voi possiate capire a cosa si riferiscono e magari anche a chi. Abbiamo un rosa di Natale, molto positiva come carta perché ha a che fare con delle sorprese, infatti abbiamo visto anche sin dall'inizio e una proposta, un'idea, un qualcosa che vi verrà detto, può trattarsi anche di un messaggio, un incontro, avere un dialogo, quindi può essere sia positivo per le coppie, ad esempio se state programmando un qualcosa o se vi frulla nella testa magari un progetto, una proposta, magari questo è il momento di aprirvi e di condividere
magari ci sono alcune cose che funzionano abbastanza bene nella coppia e magari si ha l'esigenza di aprirsi e di fare qualcosa anche che possa coinvolgere alcune amicizie o alcune persone importanti. Abbiamo la genziana che se dovete programmare e fare qualcosa è meglio farlo all'inizio o programmare a puntino per bene, perché la genziana può portare un po' di indecisione o qualche difficoltà. Se si tratta di un vostro conflitto per varie motivazioni, magari forse è proprio per questo che si deve fare attenzione a cosa si dice, come lo si dice, quindi meglio essere ben sicuri, anche perché alcune cose potrebbero essere fraintese. Abbiamo anche l'Oleandro che appunto parla di ricerca, di conferme, di verità, di dubbi, e quindi a maggior ragione ogni consiglio prima di comunicare anche solo i vostri dubbi, le incertezze o qualcosa che non vi convince, di essere ben sicuri e di trovare il momento giusto. Ci sarà quello favorevole e quindi di rimanere lì in attenzione. Per i single, effettivamente sempre abbiamo a che fare con comunicazioni, magari c'è una frequentazione molto attiva dal punto di vista o tramite social, chat o messaggi, chiamate. Se non ci dovesse essere questa, magari, un coinvolgimento, un qualcosa di interessante che al momento non ancora si sviluppa in un certo modo per dubbi e perplessità che avete voi, forse per situazioni pregresse, forse perché adesso sentite di concentrarvi maggiormente su voi stessi, però qualcosa si sta sviluppando o in qualche modo sta sbocciando. E adesso andiamo avanti verso le situazioni più pratiche, lavoro, finanze, magari anche se avete dei progetti, delle cose da realizzare. Abbiamo sospiri. Sospiri, c'è qualcosa che vi preoccupa o qualcosa che magari state pensando, valutando, cercando soluzioni, e quindi quando ci sono questi pensieri, diciamo, ahimè, i motivi possono essere tanti. Ovviamente non è che mi posso dilungare da qualche informazione, potete sicuramente capire che magari se state aspettando delle risposte o qualcosa che si vada a smuovere nell'ambito lavorativo, se state cercando di trasformare magari delle difficoltà con nuove prospettive. Ecco, c'è bisogno di staccare un po' la spina, c'è un po' troppa concentrazione, quindi c'è bisogno di un po' più di leggerezza o di fare qualche cambiamento, nel senso di ampliare la vostra ricerca, qualsiasi cosa state cercando, come dicevo, sia di risolvere sia per rinnovare, trasformare quello che state vivendo, e di muovervi, assolutamente sì. Infatti abbiamo anche la carta del viaggio che si riferisce proprio a un cambio di direzione, di posizione, di idea su alcune cose. Ha tantissimo a che fare anche con le comunicazioni, quindi di aprirvi, parlare, sentire quante più persone possibili, interagire, quindi porta a gran fermento, e quindi facendo così, andando ad ampliare questa ricerca, sicuramente arriverete a un buon esito, e lo capirete, diciamo, voi. Magari avete bisogno di intrecciare nuovi rapporti, nuovi legami, collaborazioni, di ricevere delle risposte, di, come già detto, rinnovare l'ambito lavorativo, per chi vuole fare grandi cambiamenti e grandi passaggi, e soprattutto per chi è alla ricerca, magari di valutare anche un possibile spostamento, trasferimento, o di sede o addirittura cambio
di direzione proprio della vostra stessa ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicidale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!